quindi il trasferimento ovviamente è molto, molto breve. Qui incontrerà anche un nutrito gruppo di artisti e inizia effettivamente la visita di Papa Francesco alla Biennale, il primo Papa, lo ricordiamo, a visitare la Biennale di Venezia. Io vi ricordo, siamo in radiocronaca dallo studio 9 di Palazzo Pio per seguire il viaggio di Papa Francesco a Venezia, un viaggio di una giornata che sarà tuttavia molto intensa. Io ne approfitto per salutare tutti coloro che ci seguono attraverso altre emittenti, in particolare gli ascoltatori di Radio Luce di San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Colbe di Schio, Radio Toscana, Radio Nuova Trieste, Radio Condivisione Palermo. Ci arrivano intanto le immagini degli allestimenti all'interno del padiglione della Santa Sede alla Giudecca. Abbiamo visto anche molte delle donne che Papa Francesco ha appena visitato indossare una maglietta con su scritto With My Eyes, con i miei occhi, che è il titolo poi che è stato dato al padiglione. In questo momento le immagini arrivano dall'interno della chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite e Papa Francesco sta per fare il suo ingresso per l'incontro con gli artisti. Il secondo incontro di questa giornata, sentiamo gli applausi che accolgono Papa Francesco, e dopo questo evento lascerà la Giudecca, lascerà il motoscafo per proseguire la visita e incontrare i giovani. In questo momento Papa Francesco sta facendo il suo ingresso, come potete sentire dagli applausi. E prende posto all'interno del padiglione, dove incontra per l'appunto gli artisti e dove riceverà il saluto del cardinale José Tolentino de Mendoza, commissario del padiglione della Santa Sede. Ecco che tutti prendono posto. E lasciamo subito la parola al cardinale. Santo Padre, la sua visita è la prima che un Papa dedica alla Biennale d'Arte e come tale costituisce una tappa storica. Credo tuttavia che la vera portata storica della sua scelta non sia determinata solo da questo fatto, ma dal desiderio che essa incarna di inaugurare una nuova era nei rapporti della Chiesa con il mondo delle arti. È vero, come ricordava il Papa San Paolo VI alla fine del Concilio Vaticano II, che da lungo tempo la Chiesa ha fatto alleanza con gli artisti, ma non dobbiamo dimenticare che nella storia del rapporto della Chiesa con le arti ci sono state anche ambiguità e dure tensioni, al punto che per decenni si è parlato di un persistente divorzio, causato anche dalla difficoltà della Chiesa di comprendere e accettare l'autonomia dell'arte, che giustamente non accetta di fare da semplice cassa di risonanza. La sua visita, Santo Padre, rende evidente la volontà di mettere in atto un stile nuovo, in cui le convergenze plurali siano intessute nella libertà e la porzione di cammino autentico che possiamo fare insieme
sia più apprezzata. Questo padiglione ne è la testimonianza. Non abbiamo cercato gli artisti più comodi, non abbiamo voluto costruire una trincea o isolarci in una visione. Al contrario, l'invito è che tutti vedano con i propri occhi. Naturalmente si tratta di un lavoro di squadra, a cominciare dalla comunità umana che abita e accompagna questo luogo, con la quale Vostra Santità ha appena avuto un incontro commovente. A tutti loro vogliamo attestare il nostro sentito ringraziamento, così come esso va alle alte autorità qui presenti, dal Ministro della Giustizia a tutte le alte autorità politiche, giudiziarie, la Presidenza della Biennale, i tanti artisti. Esprimiamo la nostra gratitudine anche ai curatori dal Padiglione della Santa Sede, Bruno Rassini e Chiara Parisi, e agli artisti che in particolare questo anno hanno accettato questa sfida: Maurizio Cattelan, Binto Dembélé, Simone Fatal, Claire Fontaine, Sonia Gomes, Corita Kent, Marco Perego e Zoe Zaldana e Claire Tabouret. Gratitudine anche a tutta la squadra di produzione, nelle persone di Roberto Cremascoli, Flavia Chiavaroli e Cristiano Crisogoni, al comitato di patrocinio, in particolare Arnoldo Mosca Mondadori, allo sponsor principale Banca Intesa San Paolo e al Patriarcato di Venezia, nella persona del suo patriarca, che oggi anche accoglie la vostra visita pastorale. Grazie, Santo Padre. Abbiamo appena sentito il saluto del cardinale José Tolentino da Mendoza, adesso sentiamo il discorso di Papa Francesco in questo incontro con gli artisti della Biennale. Signor Cardinale, Eccellenze, Signor Ministro, Signor Presidente, illustri curatori, cari artiste e artisti, ho desiderato venire alla Biennale d'Arte di Venezia per contraccambiare una visita come buona abitudine tra amici. Nel giorno scorso, infatti, ho avuto la gioia di accogliere un folto gruppo di artisti nella Cappella Sistina. Ora sono io a venire a casa vostra per incontrarvi personalmente, per sentirmi ancora più vicino a voi e in questo modo ringraziarvi di quello che siete e che fate. Nello stesso tempo, da qui vorrei mandare a tutti questo messaggio: il mondo ha bisogno di artisti. Lo dimostra la moltitudine di persone di ogni età che frequentano luoghi di eventi d'arte. Mi piace ricordare tra questi le Vatican Chapels, primo padiglione della Santa Sede, realizzato 6 anni fa sull'isola San Giorgio, in collaborazione con la Fondazione Cini, nell'ambito della Biennale di Architettura. Vi confesso che accanto a voi non mi sento un estraneo, mi sento a casa e penso che in realtà questo valga per ogni essere umano, perché a tutti gli effetti l'arte riveste lo statuto di città-rifugio, un'entità che disobbedisce al regime di violenza e discriminazione per creare forme di appartenenza umana capaci di riconoscere, includere,
proteggere, abbracciare tutti, tutti, a cominciare dagli ultimi. Le città rifugio sono un'istituzione biblica menzionata già nel codice deuteronomico, destinata a prevenire lo spargimento di sangue innocente e a moderare il cieco desiderio di vendetta per garantire la tutela dei diritti umani e cercare forme di riconciliazione. Sarebbe importante se le varie pratiche artistiche potessero costituirsi ovunque come una sorta di rete di città rifugio, collaborando per liberare il mondo da antinomie insensate e ormai svuotate, ma che cercano di prendere il sopravvento nel razzismo della xenofobia, nella disuguaglianza, nello squilibrio ecologico e della porofobia. Questo è un terribile neologismo che significa fobia dei poveri. Dietro a queste antinomie c'è sempre il rifiuto dell'altro, c'è l'egoismo che ci fa funzionare come isole solitarie invece che come arcipelaghi collaborativi. Vi imploro, amici artisti, immaginate città che ancora non esistono sulla carta geografica, città in cui nessun essere umano è considerato un estraneo. È per questo che quando diciamo stranieri ovunque stiamo proponendo fratelli ovunque. Il titolo del padiglione in cui ci troviamo è Con i miei occhi. Abbiamo tutti bisogno di essere guardati e di osare guardare noi stessi. In questo Gesù, il Maestro perenne, egli guarda tutti con l'intensità di un amore che non giudica, ma sa essere vicino e incoraggiare. E direi che l'arte ci educa a questo tipo di sguardo, non possessivo, non oggettivamente, ma nemmeno indifferente, superficiale. Ci educa a uno sguardo contemplativo. Gli artisti sono nel mondo, ma sono chiamati ad andare oltre. Ad esempio, oggi più che mai è urgente che sappiano distinguere chiaramente l'arte dal mercato. Certo, il mercato promuove e canonizza, ma c'è sempre il rischio che vampirizzi la creatività, rubi l'innocenza e infine istruisca freddamente sul defarsi. Oggi abbiamo scelto di ritrovarci tutti insieme qui, nel carcere femminile della Giudecca. È vero che nessuno ha il monopolio del dolore umano, ma ci sono una gioia e una sofferenza che si uniscono nel femminile in una forma unica di cui dobbiamo metterci in ascolto, perché hanno qualcosa di importante da insegnarci. Penso ad artisti come Frida Kahlo, Corita Kent o Louise Bourgeois e in tante altre. Mi auguro con tutto il cuore che l'arte contemporanea possa aprire il nostro sguardo, aiutandoci a valorizzare adeguatamente il contributo delle donne come protagoniste dell'avventura umana. Cari artiste e artisti, ricordo l'interrogativo indirizzato da Gesù alle folle a proposito di Giovanni Battista. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Conserviamo questa domanda nel cuore, nel nostro cuore. Essa ci spinge verso il futuro. Grazie
vi porto nella preghiera e per favore pregate per me. Grazie. Papa Francesco ha appena terminato di rivolgersi agli artisti, ai curatori, ai protagonisti del padiglione della Santa Sede per la Biennale, un padiglione che è stato ricordato come titolo Con i miei occhi. Intanto le immagini ci mostrano le autorità italiane che salutano il Santo Padre, per primo ministro della Giustizia e poi il governatore del Veneto e il sindaco della città lagunare con la fascia tricolore. Mentre è il momento dei saluti con Papa Francesco, è interessante ripercorrere alcuni dei passaggi che sono stati toccati in questi interventi, sia nell'intervento di saluto della Sua Eminenza Tolentino de Mendoza, che è il commissario del padiglione della Santa Sede, che ha messo l'accento su l'importanza di questa nuova alleanza, di questa alleanza con l'arte, tra la Chiesa e l'arte. Dall'altra, Papa Francesco che ha sottolineato attraverso il concetto della città rifugio l'importanza dell'arte e soprattutto dell'arte come risposta a terribili mali sociali come quello che Papa Francesco ha voluto citare dell'aporofobia, cioè la fobia dei poveri, un neologismo che Papa Francesco ha definito terribile e che è quanto mai attuale. Tutto questo si lega ovviamente al tema anche della mostra ospitata alla Biennale, stranieri ovunque. Papa Francesco ha voluto sottolineare che questo stranieri ovunque non significa estranei, piuttosto fratelli ovunque, tutti accomunati da uno Stato che richiede attenzione, richiede cura, richiede coinvolgimento. Papa Francesco ha proprio citato tra le caratteristiche delle città rifugio le forme di appartenenza umana capaci di riconoscere, includere, proteggere, abbracciare tutti, soprattutto a partire dagli ultimi. E anche qui il saluto di ciascuno degli artisti e dei partecipanti al padiglione della Santa Sede, che vengono presentati personalmente dal commissario del padiglione della Santa Sede, il cardinale José Tolentino de Mendoza, e non possiamo non ricordare nuovamente che e come tra l'altro è stato sottolineato nel saluto a Papa Francesco, che questa esposizione della Biennale non è soltanto il frutto di un ingegno d'arte puro e fine a se stesso, ma è stato reso possibile anche con il contributo delle stesse donne detenute nella casa di reclusione della Giudecca. Questo è stato ricordato molto, molto bene da Sua Eminenza, e questo è un richiamo che poi ci porta a quella che è la conclusione anche delle parole di Papa Francesco su l'arte femminile, no? Il Papa ha voluto proprio ricordare il luogo in cui ci si trova, carcere femminile, dice nessuno ha il monopolio del dolore umano, ma ci sono una gioia e una sofferenza che si uniscono nel femminile, e questa forma di sofferenza e di gioia deve insegnare a metterci in ascolto e quindi
più spazio a quelle che sono le forme di arte, espressione del mondo femminile. Ha ricordato importanti artiste, Frida Kahlo, Corita Kent, Louise Bourgeois. Papa Francesco le ha volute proprio citare, e perché l'arte contemporanea, dice, è un qualcosa che deve poter aprire il nostro sguardo, aiutandoci a valorizzare il contributo di questa metà del genere umano, che è il coprotagonista dell'avventura umana, non un semplice ospite, non qualcuno che viene ammesso, ma un coprotagonista. Tutto questo mi spinge anche a ricordarvi che, seppure non nell'ambito ovviamente del padiglione della Biennale, ma a Venezia è stata anche inaugurata la mostra di un artista che tutti coloro che seguono la Radio Vaticana conoscono ormai bene, che si chiama Maupal, Mauro Pallotta al secolo, che è uno street artist e che ha inaugurato proprio poco prima dell'arrivo di Papa Francesco la mostra Habemus Papam, Venezia Habemus Papam, una mostra di 15 opere di questo street artist che si è concentrato sull'interpretazione del messaggio, del magistero di Papa Francesco, decidendo di illustrarlo nelle strade, principalmente del quartiere, nei dintorni del Vaticano, dove ha il suo laboratorio, che è appunto Borgo Pio. Continuano i saluti. Papa Francesco, infaticabile, saluta sempre tutte le persone che arrivano per incontrarlo, una per una. Del resto l'ha detto, è un incontro, è una visita che viene resa in casa, quindi nella casa degli artisti che sono stati ricevuti qualche tempo addietro nella Cappella Sistina. E poi come non ricordare e collegare ovviamente il tema dell'arte con tutto quello che è stato detto nel primo incontro di questa mattina con le donne detenute, ma soprattutto quello che rimane veramente impresso di questo incontro sono le parole e i gesti espresse da queste donne. Lo stesso Papa Francesco l'ha detto, no? Incontrandole subito all'inizio ha detto: da questo incontro usciremo tutti più arricchiti, e ha aggiunto a braccio: io forse più arricchito di voi, proprio per quello che è il carico anche di speranza che è stato espresso da queste donne, che si sono fatte coinvolgere, lasciate coinvolgere in un evento così grande e importante come la Biennale. In questo momento viene consegnata a Papa Francesco proprio un quadro che rappresenta una delle opere in mostra, nella mostra Habemus Papam di cui vi parlavo prima, ed è stata fatta dall'artista Maupal, rappresentava la famosa partita a tris per la pace che raffigura Papa Francesco, giocare questa partita importantissima su un muro delle strade della capitale con una guardia svizzera che gli fa da palo e controlla che non arrivi nessuno. È importante ricordare quello che
è stato detto da queste donne. Una in particolare ha detto: noi emarginate che possiamo essere utili, ci siamo anche noi, ci siamo state anche noi, ha detto, riferendosi proprio al momento storico dell'incontro con il Papa e il fatto che rappresenta un momento assolutamente indelebile in ciascuna di queste donne. Una atmosfera che abbiamo imparato a conoscere, dicevamo anche all'inizio di questa visita, e che si è ripetuto non molto tempo fa, il giorno durante le festività e le cerimonie per la Pasqua. Papa Francesco è stato nel carcere femminile di Rebibbia, dove ha fatto la cerimonia della lavanda dei piedi a 12 detenute, e anche lì il clima di coinvolgimento e di emozione era molto forte, soprattutto si sentiva quella che Papa Francesco, sempre aggiungendo a braccio, oggi ha definito l'ancora della speranza, un'immagine che Papa Francesco ha confessato di amare particolarmente, la speranza raffigurata come un'ancora. Noi siamo in collegamento, vi ricordo, da Palazzo Pio per la radiocronaca della visita di Papa Francesco a Venezia, una visita che si concluderà oggi intorno alle 13 dopo la Santa Messa in San Marco. Con me alla console c'è Bruno Orti, in regia Gianmarco Murroni. Abbiamo avuto anche la testimonianza del nostro inviato a Venezia, Salvatore Cernuzio, che ci ha raccontato come la città stia vivendo queste ore di incontro con Papa Francesco. Vi ricordo che al termine della radiocronaca relativa all'evento della Giudecca, Papa Francesco in motoscafo si recherà alla Basilica della Madonna della Salute per incontrare i giovani. Ci sarà al mio posto Federico Piana, che vi racconterà come si svolge questo incontro, e poi ancora la Santa Messa a San Marco con la radiocronaca di Luca Collodi. Vi ricordo che appunto che siamo, intanto saluto nuovamente tutti coloro che sono collegati attraverso le altre emittenti. Vi ricordo anche che potete seguire questa visita attraverso i canali social e ovviamente i nostri canali video su YouTube e attraverso il sito Vatican News con la diretta streaming di ogni singolo evento. Intanto la regia ci offre ancora immagini dell'installazione nel padiglione della Santa Sede. Tra i vari artisti è stato ricordato anche Maurizio Cattelan, che all'esterno del carcere e quindi all'ingresso del padiglione ha allestito un murale dal titolo Father, Padre, che raffigura una pianta dei piedi martoriata, due enormi piedi martoriati che indicano proprio il senso del cammino, del viaggio, dell'essere stranieri, come del resto è l'accento che è stato messo sulla mostra presso il padiglione. Papa Francesco in questo momento è risalito sulla carrozzina che lo aiuta negli spostamenti. Un veicolo ecologico lo ha definito una volta scherzosamente lo stesso Papa Francesco.
E dunque termina e si avvia a conclusione questa visita alla Giudecca con l'incontro con le detenute, le 80 detenute e il personale penitenziario e la direzione ovviamente della casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca e così come l'incontro con gli artisti presso la chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite, sempre alla Giudecca. Come vi ho detto, Papa Francesco effettuerà questo spostamento via acqua, quindi con un motoscafo per raggiungere la Basilica della Madonna della Salute. Qui incontrerà i giovani, prevalentemente giovani della diocesi di Venezia, e poi attraverserà questo ponte galleggiante che collega la Salute, come ci ha spiegato Salvatore Cernuzio, il nome abbreviato con cui i veneziani indicano il luogo della Basilica, e poi la riva di San Marco, e qui ancora all'imbocco di San Marco sarà nuovamente accolto dalle autorità, il presidente della regione Veneto, poi il sindaco Luigi Brugnaro e il prefetto Pellos, e allo stesso tempo ovviamente ci sarà l'incontro e l'accoglienza con il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che accompagna Papa Francesco nelle diverse tappe di questa visita di mezza giornata, poco più di 5 ore, come ci spiegava Salvatore Cernuzio. Noi stiamo arrivando allo scadere del tempo che ci è concesso per questa radiocronaca. Io vi posso ancora illustrare a voce ovviamente la meraviglia della installazione che possiamo vedere dal padiglione della Santa Sede, e le immagini ci portano subito all'esterno proprio per mostrarci la riva della Basilica della Madonna della Salute, dove Papa Francesco è atteso dai giovani. E allora sentiamo quello che è l'audio che ci arriva proprio dal prossimo evento prima di salutarci. Allora ragazzi, siamo quasi all'arrivo del Santo Padre, perché l'incontro di là è stato in maniera ordinata e quindi puntuale. Alcune indicazioni, perché dovremmo essere arrivati tutti. Rimanete pure in piedi, il Santo Padre passerà, saluterà tutti quanti per i corridoi che vedete nei dei 4 settori, anche all'inizio della piazza. Quando il Santo Padre poi si siede, lo ascolteremo e anche noi ci siederemo per ascoltare. Vi prego questo silenzio doveroso, dovuto un po' al rumore delle barche che transitano, al vento e magari anche alla sua voce un po' affaticata ma comunque presente. Poi ci sarà un gesto alla fine, ve lo spiego. Alla fine, salvo imprevisti o cambiamenti in itinere,
faremo un gesto che lui, il Santo Padre, chiede sempre a tutti noi, ogni domenica, in ogni suo incontro, di pregare per lui. E quindi noi faremo un semplice gesto che è proprio quello di rimanere in silenzio e di pregare per lui. Pregare il buon Dio che garantisca un pastore alla nostra Chiesa, e noi sappiamo essere quelle pecore, ognuno per il suo carisma, qualità, temperamento, che seguono il pastore. Un gesto che è silenzio, ma che è anche preghiera orante. E poi consegneremo quello che sarà il gesto simbolico della forcola, che è questo oggetto fondamentale nelle imbarcazioni a remi veneziane, le quali hanno appunto lo scopo di unire la forza del vogatore con il suo remo e alla struttura della barca, e quindi garantire questa unione, questa coesione tra la dinamicità del vogatore e l'importanza della barca. E quindi la forcola rappresenta questo gesto di unione tra noi, suoi figli, pecore di questo gregge, e l'importanza di avere un pastore che ci guida nella barca di Pietro. Quindi adesso, mentre sta per arrivare, o comunque in anticipo, vi chiedo, insieme ai nostri amici del coro diocesano Christus Vivit, che ringrazio, di facciamo una prova del canto Emanuele, che sarà il canto che accoglierà il Santo Padre. Facciamo anche i gesti, i nostri amici qui li abbiamo selezionati apposta perché sanno veramente fare i gesti in maniera corretta, quindi mi raccomando, fate bella figura perché... Bene, proviamo.
Bene, io dopo non posso dire fuori la voce, quindi spero che venga fuori questa voce, altrimenti, oh, mi raccomando, il secondo canto. Si vede che ha un po' di GMG alle spalle. Scusi. Sì. Bene, facciamo un'altra prova di canto e poi con il secondo canto. Sì.
Teniamoci pronti che tra un po' arriva. Nove e 23, benvenuti da Federico Piana alla radiocronaca della visita di Papa Francesco a Venezia. Salutiamo tutte le radio collegate, salutiamo chi ci sta ascoltando anche tramite il sito internet e ringrazio anche chi alla parte tecnica ci permette di andare in onda, Bruno Orti e Damiano Caprio. Avete ascoltato dal nostro collega Stefano Lescinski la radiocronaca dell'incontro del Papa con le detenute e con gli artisti nella casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca. Avete sentito anche le parole del Papa quando ha praticamente sostenuto che questo incontro non è un incontro ufficiale, ha detto alle detenute, ma un incontro in cui per grazia di Dio ci doniamo a vicenda tempo, preghiera, vicinanza e affetto fraterno. Noi tra poco andremo in radiocronaca per quanto riguarda l'incontro, altra tappa importante di questo viaggio, con i giovani. Saranno presenti i giovani di Venezia e delle diocesi del Veneto e al termine del discorso il Papa incontrerà in piazza San Marco proprio tantissimi giovani con i quali si soffermerà. E intanto vi ricordo che potete ascoltarci anche tramite il sito internet vaticannews.va e ascoltiamo in sottofondo appunto la canzone che accompagna questo incontro con i giovani e vediamo anche le barche che portano praticamente il Santo Padre. Vediamo che ci sono tantissime persone pronte ad accoglierlo, soprattutto appunto tanti giovani. Questo è l'incontro che lui avrà tra pochissimo. Intanto cerchiamo di capire se possiamo collegarci anche con alcuni nostri ospiti che sono lì presenti, ovviamente per darci anche conto di quella che è la nostra voce che possiamo ascoltare da lì, e i nostri occhi sono anche loro. Intanto in sottofondo ascoltate proprio l'inno di questo incontro con i giovani. E allora noi ci colleghiamo proprio con Venezia, dove salutiamo Don Antonio Biancotto, cappellano della casa circondariale della Giudecca. Benvenuto, grazie Don Antonio. Grazie a voi. Don Antonio, lei dov'è? Ci dà un colpo d'occhio, so che lei sta diciamo in una lancia, no? In mare, sì. Vero? Sì, sono accanto al Cardinale Tolentino, se volete ve lo passo e ascoltate lui come è andato l'incontro con Come no, perfetto, se ci passa il Cardinale Tolentino de Mendoza, benvenuto, grazie davvero. Grazie, mi ha detto di intanto che intervistiate me. Bene, poi però Don Biancotto riparliamo anche con lei perché vorrei sentire anche una sua... no? Ditemi subito. Ecco, allora voglio un colpo d'occhio prima di parlare con il Cardinale, un colpo d'occhio le vorrei chiedere. Come è andato questo incontro con le detenute del Papa? Che impressione ha avuto da cappellano? All'insegna della familiarità, quindi clima disteso, il Papa le ha salutate personalmente, una a una, con calma, non c'è stata fretta. Loro hanno avuto la possibilità di stringere la mano, di consegnare al Papa
dei biglietti di saluto con preghiere e altre riflessioni, e quindi è stato umanamente ricco come incontro, e il Papa ha avuto alcuni accenni appunto al riscatto e ha detto che tutti siamo perdonati, ce lo dobbiamo ricordare, quindi dopo aver ricevuto il perdono siamo chiamati a donarlo, e quindi anche noi abbiamo le nostre ferite, ciascuno di noi ha le ferite, è stato guarito, e quindi dobbiamo diventare capaci di guarire anche gli altri. Ecco, e anch'io, ha detto il Papa, anch'io sono stato guarito, perdonato, e quindi dobbiamo diventare persone che diffondono il perdono, la comprensione. È stato bello, sì, senza isolare la verità va custodita, va protetta, però aperta anche al riscatto. Sì, bello. Certo, Sì, li va bene. abbiamo dentro, questi valori li abbiamo nel nostro DNA. Ce l'abbiamo nel cuore, giustamente l'ha detto anche il Papa, questo non è un incontro ufficiale ma un incontro in cui si dona tempo, lo ricordavamo anche prima. D'accordo, se ci passa il cardinale José Tolentino de Mendonça siamo lieti di capire. Grazie. Un attimo. Ecco, in attesa appunto del cardinale Pronto? José. Eminenza, benvenuto, grazie per essere con noi qui in diretta su Radio Vaticana. Io le chiedo di un colpo d'occhio, insomma, questo è stato un incontro con le detenute, dicevamo con il cappellano, che è un incontro che ha toccato i cuori, mi pare, no? Penso che nessuna è rimasta indifferente a questo incontro paternale vissuto con questo affetto e questa accoglienza da parte del Santo Padre, che per tutti riserva una parola paterna di speranza, di fiducia, e questo si è visto chiaramente. Certo, e l'incontro con gli artisti, Eminenza, quello è stato un incontro anche da un certo punto di vista toccante, ed è un caso da ricordare, insomma, no? Una vicinanza anche particolare, dovremmo dire. No, è la prima volta che un Papa visita la Biennale, e questo è molto importante per dire quanto la Chiesa sia interessata in questo dialogo con gli artisti. Il Papa ha sottolineato la risorsa che gli artisti rappresentano nel mondo, per la sua immaginazione, per la capacità di creare nuove possibilità, di pensare, di vivere, e ha usato un'immagine molto forte dell'arte come città rifugio, dove le disuguaglianze e tutte le forme di violenze sono fermate. Bene, la ringraziamo Eminenza, perché abbiamo visto che il Papa è arrivato e naturalmente noi seguiremo questo viaggio ancora. Grazie Eminenza, Cardinale José Tolentino de Mendonça, grazie davvero di cuore. In diretta da Firenze, intanto il Papa è arrivato in motovedetta per l'incontro con i giovani e vediamo che sta arrivando, proprio acclamato da tante persone. Vediamo se riusciamo a collegarci anche con alcuni giovani che sono lì per avere un colpo d'occhio prima di ascoltare il Papa. E abbiamo sentito anche che il Papa ha incontrato gli artisti nella cappella della casa di reclusione e, come ci ricordava il cardinale Tolentino de Mendonça, ha desiderato venire alla Biennale per contraccambiare una visita, ma soprattutto perché si sente, ha detto, vicino agli artisti. Non mi sento un estraneo, mi sento a casa, e penso che in realtà questo valga per ogni essere umano, perché a tutti gli effetti l'arte riveste lo statuto di città rifugio, ha detto il Papa, una città che disobbedisce al regime di violenza e discriminazione per creare forme di appartenenza umana capaci di riconoscere, includere, proteggere, abbracciare tutti, a cominciare dagli ultimi. E vediamo che Papa Francesco sta stringendo ancora alcune mani dei giovani che sono asserragliati proprio per questo incontro che si tiene nel piazzale antistante la Basilica della Salute, e in sottofondo sentite quello che è appunto l'inno Emmanuel di questo incontro. Il Papa sorride
e non disprezza un batti il 5, diciamo così, con tutti i giovani che sono lì presenti. Un saluto molto giovanile, il Papa sorride e benedice mentre sta praticamente arrivando dopo un piccolo giro fatto su una macchina elettrica tra le ali di giovani che sono presenti qui nella Basilica. E tra poco noi cercheremo di collegarci con qualche giovane che è lì, tentiamo di recuperarlo, ma è importante comprendere che lì la situazione è un po' complessa anche per quanto riguarda i collegamenti telefonici, ma ci proveremo. E ricordiamo che dopo questo incontro ci sarà in piazza San Marco la celebrazione della Santa Messa e la recita del Regina Coeli, e il Papa continua ancora a salutare i giovani. Tra poco lo vedremo arrivare sul palco allestito per lui, ascoltare questo discorso, il terzo di questa mattina, di questa visita di Papa Francesco a Venezia. Tra poco ascolteremo il Papa e tentiamo di collegarci in questo momento con qualche giovane che si trova proprio lì, antistante al piazzale della Basilica della Salute. E adesso credo che ci siamo collegati con Elena Raffagnello, una delle giovani che sta lì. Benvenuta Elena, grazie. Sì, buongiorno a tutti. Ecco Elena, tu sei i nostri occhi, la nostra voce, perché sei lì, il Papa è arrivato. Senti, ci racconti un po' che emozione c'è e poi che cosa vi aspettate da questo incontro voi giovani? Siete tanti, non solo da Venezia, ma da tutta la diocesi del Veneto, dal Triveneto, eccetera. Sì. Guardi, è appena passato davanti e sta ripassando, credo. E il cuore batte molto forte, anche perché vederlo così vicino è proprio, non è da tutti. Ecco, cosa vi aspettate da questo incontro, voi giovani? Elena. Sicuramente tanta speranza e l'incoraggiamento a continuare a fare quello che stiamo facendo, ecco. Senti, guardi, lo sto vedendo passare appena adesso davanti ai miei occhi. Ecco, sei una di quelle che magari lo sta salutando e quindi ci fa piacere, perché è lì l'emozione, c'è tutta Elena, no? Senti, Sì, ci vuoi sì. raccontare chi sono questi giovani che sono presenti lì nella piazzale della Basilica della Salute? Chi siete, no, dal punto di vista anche di un identikit ecclesiale, se puoi raccontarci. Allora, siamo movimenti Azione Cattolica, movimento Scout della GESCI, anche i ragazzi del Modesini davanti a me, della scuola militare, quella nautica, e credo che pastorale giovanile, proprio tutti, chi più ne ha più ne metta, diciamo. Certo. Quindi proprio rappresentiamo proprio a 360 gradi quello che è, secondo me, il mondo giovanile di adesso, ecco. Certo, grazie Elena. Intanto salutiamo anche Anna che ci ha raggiunto, che sta sempre lì. Ecco Anna, tu mi senti, vero? Ciao, sì, ti sento, ciao a tutti. Senti Anna, che colpo d'occhio hai e soprattutto che emozione hai nel cuore? Il Papa è arrivato, adesso ascolteremo le sue parole, però ti chiedo prima un po' di emozione, un po' di colore da lì. Sì, io sono un po' con la voce tremante, la mano che trema e il cuore che batte molto forte, veramente un'emozione fortissima. Io tra l'altro 2 giorni fa ero a Roma per un evento che c'è stato con l'Azione Cattolica, però vederlo qua nella mia città vicino è un'emozione grandissima, mi sembra veramente reale, difficile da realizzare. Va bene, grazie anche ad Anna. Tra poco noi ascolteremo le parole del Papa che è arrivato lì, tantissimi sono i giovani presenti in questo piccolo spazio, dovremmo dire, quindi è quasi completamente pieno per quanto riguarda poi la disponibilità anche dei posti e degli spazi, e tra poco ascolteremo Papa Francesco in questo discorso ai giovani presenti lì nella Basilica della Salute, nel piazzale antistante la Basilica della Salute. I giovani del Triveneto l'hanno salutata facendo chiasso, facendosi sentire, così come lei li ha esortati a fare alla GMG di Lisbona
e nel messaggio del 25 marzo, a 5 anni dalla Christus Vivit. Ci troviamo davanti al santuario della Madonna della Salute, che custodisce l'icona di Maria, la Mesopanditissa, cioè la mediatrice di vittoria e di pace. Da qui questa immagine e questo titolo mariano si sono diffusi e sono presenti in tutte le terre venete. Questa basilica è un luogo molto caro a noi giovani, perché ogni anno, il 20 novembre, lo raggiungiamo in pellegrinaggio assieme a moltissimi fedeli. Papa Francesco, la ringraziamo per la sua presenza qui oggi e per aver scelto di incontrare questa rappresentanza di quasi 1500 giovani provenienti dalle 15 diocesi del Triveneto. E dopo i saluti il Papa si appresta a pronunciare il suo discorso ai giovani del Veneto e di tutto il Triveneto presenti. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anche il sole sorride. È bello vedervi, trovarci insieme, ci permette di condividere, anche solo attraverso una preghiera, uno sguardo, un sorriso, la meraviglia che siamo. Infatti tutti noi abbiamo ricevuto un dono grande, quello di essere figli di Dio, amati, e siamo chiamati a realizzare il sogno del Signore, testimoniare e vivere la sua gioia. E non c'è cosa più bella. Non so se vi è capitato di vivere alguna esperienza così bella da non riuscire a tenere per voi, ma da sentire il bisogno di condividerle. Tutti noi abbiamo questa esperienza, un'esperienza tanto bella che uno sente il bisogno di condividerla. Noi siamo qui oggi per questo, per riscoprire nel Signore la bellezza che siamo e rallegrarci nei nomi di Gesù, Dio giovane, che ama i giovani e che sempre sorprende. Il nostro Dio ci sorprende sempre. Avete capito questo? È molto importante stare preparato alle sorprese di Dio. Amici, qui a Venezia, città della bellezza, viviamo insieme un bel momento di incontro. Ma stasera, quando ciascuno sarà a casa e poi domani, nei giorni a venire, da dove ripartire per accogliere la bellezza che siamo noi e alimentare, da dove ripartiamo per cogliere questa bellezza? Vi suggerisco due verbi per ripartire, no? Due verbi pratici, perché materni, due verbi di movimento che animavano il cuore giovane di Maria, Madre di Dio e la nostra. Lei, per diffondere la gioia del Signore e aiutare chi era nel bisogno, si alzò e andò. Alzarsi e andare. Non dimenticare questi due verbi che la Madonna ha fatto prima di noi. Prima di tutto alzarsi. Alzarsi da terra, perché siamo fatti per il cielo. Alzarsi dalle tristezze per trovare lo sguardo alto, alzarsi per stare in piedi di fronte alla vita, non seduti sul divano. Avete pensato, immaginato cosa è un giovane tutta la vita seduto sul divano? Avete immaginato questo? Immaginate questo. E ci sono divani diversi che ci prendono e non ci lasciano alzare. Alzarsi per dire eccomi al Signore che crede in noi. Alzarsi per accogliere il dono che siamo, per riconoscere prima di ogni altra cosa che siamo preziosi, insostituibili. Ma Papa, Signor Papa,
no, non è vero, io sono brutto, io sono brutta. No, no, nessuno è brutto. Ognuno di noi è bello, è bella e ha un tesoro dentro di sé, un bel tesoro per condividere e dare agli altri. Siete d'accordo in questo o no? Sì? Va avanti, abbiamo. E questo, sentite bene, non è autostima, no, è realtà. Riconoscere questo è il primo passo da fare al mattino, quando ti svegli. Scendi dal letto e accogli in dono. Ti alzi e prima di truffarti nelle cose da fare, riconosci che sei ringraziato il Signore. Riconosci chi sei tu e ringrazia il Signore. Gli puoi dire: mio Dio, grazie per la vita. Mio Dio, fammi innamorare della vita, della mia vita. Mio Dio, tu sei la mia vita. Mio Dio, aiutami oggi per questo, per l'altro. Tu sai, mio Dio, sono innamorata, sono innamorati. Aiutami, aiutami a far crescere questo amore e poi finire in una coppia felice. Tante cose belle si può dire, sempre al Signore. E poi preghi il Padre nostro, dove la prima parola è la chiave di gioia. Dici Padre e ti riconosce figlio amato, figlia amata. Ti ricordi che per Dio non sei un profilo digitale, ma un figlio. Non sei un profilo digitale, ma un figlio, che hai un Padre nei cieli e che dunque sei figlio del cielo. Ah, Padre, questo è troppo romantico, no? È la realtà, caro o cara. Ma dobbiamo scoprirla nella nostra vita, non nei libri, la vita nostra. Eppure, spesso ci si trova a lottare contro una forza di gravità negativa che butta giù, un'inerzia opprimente che vuole farsi vedere tutto grigio. Dalle volte ci succede questo. E come fare? Per alzarsi, non dimentichiamolo, anzitutto bisogna lasciarsi rialzare, farci prendere per mano dal Signore, che non delude mai, che confida in Lui, che sempre solleva e perdona. Ma io, potresti dire, non sono all'altezza, mi percepisco fragile, debole, peccatore, cado spesso, ma quando ti senti così, per favore, cambia inquadratura, e non guardarti con i tuoi occhi, ma pensa allo sguardo, come ti guarda Dio. Quando sbagli e cadi, Lui cosa fa? Stai lì accanto a te, ti sorride, pronto a prenderti per mano e alzarti. Questa è una cosa molto bella, Dio sempre sta per alzarsi. Vi dirò una cosa che mi suggerisce questo. È bello guardare una persona dall'alto in basso? È bello o non è bello quello? No, non è bello, ma soltanto si può guardare una persona dall'alto in basso. Quando? Per aiutarla a sollevarsi. L'unica volta che noi possiamo guardare una persona dall'alto in basso con bellezza è quando li aiutiamo a sollevarsi. E così fa Gesù con noi, quando siamo caduti, ci guarda dall'alto in basso, no? Questo è bello. Non ci credi? Apri il Vangelo, guarda cosa ha fatto con Pietro, con Maria Maddalena, con Zaccheo, con tanti altri. Meraviglie con le loro fragilità. Il Signore con la nostra fragilità fa delle meraviglie. È un po' en passant. E voi leggete il Vangelo? Più, no? Vi do un consiglio. Avete un piccolo Vangelo tascabile e portatelo sempre con voi. E qualsiasi momento apre e legge quel pezzo piccolino, ma sempre con voi il piccolo Vangelo tascabile. D'accordo?
D'accordo questo? Avanti, avanti, coraggio. E questo ha fatto con noi. Dio sa che oltre a essere belli siamo fragili e le due cose vanno insieme. Un po' come Venezia, che è splendida e delicata al tempo stesso. Cioè è bella e è delicata, no? Ha qualche fragilità che deve essere curata. Dio non si lega al dito dei nostri errori. Hai fatto così, hai fatto... Lui non si lega a questo, ma ci tende la mano. Oh, Padre, io ne ho tante cose che mi vergogno, ma non guarda a te, guarda la mano di Dio che te la tende per alzarti. Non dimenticare questo. Se tu ti senti col peso della coscienza, guarda il Signore e prenditi per mano, lascia prenderti per mano da Lui. E quando siamo a terra, il Signore vede figli da rialzare, non malfattori da punire. Per favore, fidiamoci nel Signore. E sta diventando un po' lunga questa, no? Vi siete annoiati? Ah, siete educati, va bene. E una volta rialzati, tocca a noi restare in piedi. Prima rialzarsi, poi stare in piedi, rimanere quando viene voglia di sedersi, di lasciarsi andare, di lasciar perdere. E non è facile, ma è il segreto. Sì, il segreto di grandi conquisti è la costanza. La costanza. È vero che dalle volte ci viene questa fragilità che ti tira giù, ma la costanza è quello che ti porta avanti, è il segreto. Oggi si vive di emozioni veloci, di sensazioni momentanee, di istinti che durano istanti, ma così non si va lontano. I campioni dello sport, come pure gli artisti, gli scienziati, mostrano che i grandi traguardi non si raggiungono in un attimo, non si raggiungono tutto e subito. E se questo vale per lo sport, l'arte e la cultura, vale a maggior ragione per ciò che più conta nella vita. Che cosa conta nella vita? L'amore, la fede. E per crescere nell'amore e nella fede dobbiamo avere costanza e andare avanti sempre, no? Invece qui il rischio è lasciare tutto all'improvvisazione. Prego se mi va, vado a messa quando voglio, faccio del bene se me la sento. Questo non dà risultati. Occorre perseverare giorno dopo giorno e farlo insieme, perché l'insieme ci aiuta sempre ad andare avanti. Insieme. Il fai da te nelle grandi cose non funziona. Per questo vi dico, non isolatevi. Cercate gli altri, fate esperienza di Dio assieme, seguite i cammini di gruppo senza stancarvi. Tu potresti dire, ma attorno a me stanno tutti per conto loro, con il cellulare, attaccati ai social e ai videogiochi. E tu, senza paura, va controcorrente. Prendi la vita tra le mani, mettiti in gioco, spegni la TV e apri il Vangelo. È troppo questo, Lascia il cellulare e incontra le persone. Il cellulare è molto utile, per comunicarsi è utile, ma state attenti quando il cellulare ti impedisce di incontrare le persone. Usa il cellulare, va bene, ma incontra le persone. Sa cosa è un abbraccio, un bacio, una stretta di mani, le persone. Non dimenticate questo. Usa il cellulare, ma incontra le persone. Mi sembra di sentire la vostra obiezione. Non è facile, Padre, sembra di andare controcorrente.
Ma voi non potete dire questo, qui a Venezia, perché Venezia ci dice che solo remando con costanza si va lontano. Se voi siete cittadini veneziani, imparate a remare con costanza per andare lontano. Certo, per remare occorre regolarità, ma la costanza premia, anche se costa fatica. Dunque, ragazzi, ragazze, questo è alzarsi, lasciarsi prendere per mano da Dio per camminare insieme. E poi alzarsi, andare e farsi dono, donarsi agli altri, capacità di innamorarsi. E questa è una cosa bella. Un giovane che non sente la capacità di innamorarsi o di essere amorevole con gli altri, qualcosa gli manca. Andare incontro, camminare, pensare avanti. Cari fratelli, cari sorelle, sto finendo, state tranquilli. Pensiamo al nostro Padre che ha creato tutto per noi. Dio ci ha dato tutto e noi siamo Suoi figli per chi creiamo qualcosa di bello. Viviamo immersi in prodotti fatti dall'uomo che ci fanno forse perdere lo stupore per la bellezza che ci circonda. Eppure il creato ci invita a essere a nostra volta creatori di bellezza. Per favore, non dimenticate questo, essere creatore di bellezza e fare qualcosa che prima non c'era. Questo è bello. E quando sarete sposati e avete un figlio, una figlia, avete fatto una cosa che prima non c'era. E questa è la bellezza della gioventù quando diventa maternità o paternità, fare una cosa che prima non c'era. È bello questo. Pensate dentro di voi ai figli che avrete. E questo deve tirare avanti. Non siate professionisti del digitale compulsivo, ma siate creatori di novità. Una preghiera fatta col cuore, una pagina che scrive, un sogno che realizzi, un gesto di amore per qualcuno che non può ricambiare. Questo è creare. Imitare lo stile di Dio che crea e lo stile della gratuità che fa uscire dalla logica nichilista del faccio per avere e lavoro per guadagnare. No, si deve fare, no? Ma non essere il centro della tua vita questo, faccio per avere e lavoro per guadagnare. Il centro è la gratuità. Date vita a una sinfonia di gratuità in un mondo che cerca l'utile. Allora sarete rivoluzionari. Andate, donatevi e senza paura. Giovane, che vuoi prendere in mano la tua vita, alzati, apri il cuore a Dio, ringrazialo, abbraccia la bellezza che sei, innamorati della tua vita e poi vai, alzati e vai. Alzati, innamorati e vai. Esci, cammina con gli altri, cerca chi è solo, colora il mondo con la tua creatività, dipingi di Vangelo le strade della vita. Per favore, dipinge di Vangelo la strada della vita. Alzati e vai. Lo diciamo tutti insieme, uno per gli altri. Alzati. Non ho sentito, sai? Mi piace. Gesù ti rivolge questo invito. Lui a tante persone che aiutava e guariva diceva alzati e vai. Ascolta questa chiamata. Ripetila dentro di te, custodiscila nel cuore. E com'era la cosa? Alzati e vai. Grazie.
E così il discorso di Papa Francesco ai giovani presenti nel piazzale antistante la Basilica della Salute delle diocesi del Veneto, di Venezia, ma anche del Triveneto. Sentite anche gli applausi. Il Papa ha fatto ripetere ai ragazzi alzati e vai. Il discorso è stato incentrato proprio su questo movimento di alzarsi e andare. Voce, Santo Padre, credo sia ben poca cosa a confronto alle emozioni di questi giovani. Grazie. E ho dimenticato, com'era la cosa? Bravi. Lei ci chiede sempre di pregare per lei, Santo Padre. Questi giovani hanno chiesto di farlo per lei anche quest'oggi e quindi chiediamo quel tempo per chiedere a Dio Padre di benedire la sua vita, il suo ministero di padre e di lasciare che noi possiamo essere pecore docili alla sua guida. Per l'intercessione della Vergine che custodisce questa nostra diocesi e che lei ci insegna a pregare, questo minuto di silenzio. La Madonna della Salute, Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio, Spirito Santo. Amen. E com'era la cosa? Grazie, grazie. Il gesto che le viene posto è questa forcola, un elemento fondamentale per un'imbarcazione a remi. È la congiunzione tra la barca e il remo. Vuole simboleggiare i nostri giovani, la dinamicità di guidare, di mettere la loro energia, la loro forza, ma anche di lasciarsi guidare da lei. Sono una rappresentanza di tutte le diocesi. E così appunto questo dono a Papa Francesco. Avete sentito anche Don Riccardo Redigolo, che è praticamente responsabile della pastorale giovanile del Patriarcato di Venezia. Adesso i giovani sfilano per salutare il Papa e avete sentito anche quando il Papa gli ha fatto ripetere più volte alzati e vai, perché il discorso del Papa è stato incentrato soprattutto su questo movimento, alzarsi per accogliere il dono che siamo, per riconoscere prima di ogni altra cosa che siamo preziosi e insostituibili. Il Papa ha ripetuto, non è autostima, è realtà. Riconoscere questo è il primo passo da fare al mattino quando ti svegli, scendi dal letto e ti accogli in dono, ti alzi e prima di tuffarti nelle cose da fare riconosci chi sei ringraziando il Signore. E il Papa in questo momento sta salutando anche un giovane che gli fa appunto benedire un bambino. E adesso noi presentiamo anche il nostro inviato Salvatore Cernunzio proprio lì a Venezia. Salvatore, benvenuto. Grazie Federico, grazie a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Senti Salvatore, che colpo d'occhio c'è stato lì quando il Papa sta incontrando questi giovani, ma soprattutto quando gli ha fatto ripetere queste parole, alzati e vai, alzati e vai. La folla dei ragazzi era commossa e ha partecipato, mi pare, no? Sì, è un colpo d'occhio molto bello intanto per lo scenario circostante di questi palazzi
di Venezia e questa piazza piena di giovani un po' ingabbiati, diciamo, dietro queste transenne divise per settori che veramente stanno fremendo, stanno esplodendo da questa mattina, dalle prime luci dell'alba. E come sempre il Papa, quando incontra bambini e ragazzi, veramente è una luce che si accende, quasi una lampadina, uno spirito nuovo, insomma, è soprattutto bello questo dialogo così fresco e naturale di far ripetere le cose ai ragazzi, ma anche prima il doppio giro in papamobile con Francesco che batteva il 5 a tutti. Ora ecco, in questo momento sta scendendo dalla pedana per tornare in mezzo a questo bagno di folla, quindi tante piccole scene, tanti fotogrammi che si tommano l'uno con l'altro e che rendono speciale questo evento. Prima di questo incontro anche l'incontro con gli artisti e con le detenute, anche lì il Papa ha detto: io non voglio che sia una visita ufficiale, ma è tempo che ci doniamo a vicenda. Anche questo è particolarmente bello, no? Tempo che ci doniamo a vicenda. Sì, sono parole veramente uscite dal cuore, quelle del Papa, così come anche l'aggiunta abbraccio di dire usciremo tutti più ricchi da questo cortile, io per primo. Cioè si vede che c'era una partecipazione reale da parte di Francesco, che come ha detto appunto non ha fatto una visita istituzionale, era quello, l'abbraccio a queste donne segnate dalla vita, il punto di partenza per questo suo percorso veneziano. Devo dire anche che da parte delle donne, come loro amano chiamarsi, della Giudecca, c'è stata una grande naturalezza, una grande spontaneità anche nel commuoversi, nel non riuscire addirittura a leggere il discorso preparato, che è appunto non un incontro istituzionale, un incontro nel senso stretto, l'unione veramente tra due anime, quella del Papa, cioè tra l'anima del Papa e le tante anime che sono recluse lì nella Giudecca. Ecco, il Papa lo vediamo che adesso sta praticamente passando tra queste ali di folla di ragazzi in papamobile, ancora batte il 5 come possiamo vedere da qui, e tra poco ci sarà anche la celebrazione della Santa Messa in Piazza San Marco. Sì, da aggiungere un dettaglio molto particolare, che il Papa adesso attraverserà questo ponte della galleggiante allestito di solito anche per le maratone o per altre manifestazioni, e ad accompagnarlo ora qua proprio dietro le mie spalle c'è un gruppo di ragazzi e di ragazze in rappresentanza dei 1500 del Friveneto che ha appena salutato, che appunto lo seguiranno in questo giro in papamobile, in questa passeggiata possiamo dire su questo ponte che collega la Basilica di Santa Maria della Salute a San Marco. Un gesto davvero simbolico, come a dire il Papa apre la strada al futuro a questi ragazzi a cui ha detto, abbiamo sentito, insomma, non rimanete seduti, non rimanete sul divano, andate avanti. Ecco, questa camminata rappresenta proprio questo, andare avanti. Bene, grazie al nostro inviato e naturalmente buon lavoro a Salvatore Cernuzio, grazie davvero di cuore. Salvatore, buon lavoro. E il Papa, mentre sta appunto percorrendo questo tratto di strada e poi il ponte, come ci ricordava il nostro inviato, vedete che insomma ci sono tante persone che ancora lo seguono alle sue spalle, e tra poco naturalmente il Papa andrà in Piazza San Marco per la celebrazione della Santa Messa. Finisce qui la radiocronaca diciamo per quanto riguarda anche le emittenti collegate. Da Federico Piana, Laudetur Jesus Christus.
Rimaniamo nel nostro settore e stiamo per accogliere il Santo Padre.
Amici ascoltatori, ben trovati, buona domenica. Siete collegati con Piazza San Marco a Venezia, dove sta per iniziare l'ultimo momento del Papa, di questa visita del Papa a Venezia, iniziata questa mattina alla casa circondariale della Giudecca e poi proseguita con l'incontro con gli artisti e i giovani. Tra qualche istante dovrebbe uscire dalla sacrestia la processione che porterà il Papa. Siamo all'esterno della Basilica di San Marco, in Piazza San Marco, che porterà il Papa all'altare che è stato allestito. L'ultimo atto di questa visita papale a Venezia, motivata anche non solo per la Biennale, la presenza della Santa Sede alla Biennale di Venezia. Al termine della messa sarà il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, a salutare e a ringraziare il Papa per questa visita. E dobbiamo dire che in Piazza San Marco ci sono circa 9.000 persone che stanno aspettando di partecipare alla messa. Il Papa è arrivato in Piazza San Marco attraverso il ponte sul bacino. In Piazza San Marco ci sono diversi maxi schermi che permettono di partecipare alla Santa Messa, e sono presenti anche 1 migliaio di giovani che hanno accompagnato il Papa dalla Chiesa della Salute a Piazza San Marco. Ecco il canto Cristo Risusciti dell'orchestra e della corale del Patriarcato di Venezia, che accompagna la processione introitale che porta il Papa all'altare allestito, lo ricordiamo, davanti alla Basilica di San Marco. Il Papa è giunto in Piazza San Marco in auto elettrica, una piccola papamobile, e ad accoglierlo all'imbocco della piazza c'era il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il prefetto di Venezia, Darco Pellos, e il sindaco della città di Venezia, Luigi Brugnaro.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. excelsis Deo. Gloria
Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto, portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. È il momento della liturgia della parola. Nella prima lettura ascolteremo Barnaba che raccontò agli Apostoli come durante il viaggio Paolo aveva visto il Signore. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli Apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. A te la mia lode, Signore.
a Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.
Il Vangelo sarà tratto da San Giovanni. Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi il tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ascolteremo ora l'omelia del Santo Padre in diretta da Piazza San Marco. Ricordo che la Santa Messa è trasmessa dalla Radio Vaticana in collegamento con Radio Luce Italia, in Blu Radio, Radio Colbe di Schio, Radio Toscana, Radio Nuova Trieste e Radio Condivisione Palermo. Gesù è la vite, noi siamo i tralci. E Dio, il Padre misericordioso, è buono. Come un agricoltore paziente ci lavora con premura perché la nostra vita sia ricolma dei frutti. Per questo Gesù ci raccomanda di custodire il dono inestimabile che è il legame con Lui, da cui dipende la nostra vita e la nostra fecondità. Egli ripete con insistenza: rimanete in me e io in voi. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Solo chi rimane unito a Gesù porta frutto. Soffermiamoci un po' su questo. Gesù sta per concludere la sua missione terrena. Nell'ultima cena con quelli che saranno i suoi apostoli, Egli consegna loro, insieme con l'Eucaristia, alcune parole chiave. Una di esse è proprio questa: rimanete. Mantenete vivo il legame con me. Restate uniti a me come i tralci alle vite. Usando questa immagine, Gesù riprende una metafora biblica che il popolo conosceva bene e che incontrava anche nella preghiera, come nel Salmo che dice:
Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Israele è la vigna che il Signore ha piantato e di cui si è preso cura. E quando il popolo non porta i frutti di amore che il Signore si attende, il profeta Isaia formula un atto di accusa, utilizzando proprio la parabola di un agricoltore che ha dissodato la sua vigna, l'ha ripulita dai sassi, vi ha piantato viti pregiati, aspettandosi che producesse vino buono, ma essa invece dà soltanto acini e acerbi. E il profeta conclude: ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Gesù stesso, riprendendo Isaia, racconta la drammatica parabola dei vignatori omicidi, prendendo in risalto il contrasto tra il lavoro paziente di Dio e il rifiuto del suo popolo. Dunque, la metafora della vite, mentre esprime la cura amorevole di Dio per noi, d'altra parte ci mette in guardia, perché se spezziamo questo legame con il Signore non possiamo generare frutti di vita buona e noi stessi rischiamo di diventare rami secchi. È brutto questo? Diventare rami secchi, quei rami che vengono gettati via. Fratelli e sorelle, sullo sfondo dell'immagine usata da Gesù, penso anche alla lunga storia che lega Venezia al lavoro delle vigne e alla produzione del vino, alla cura di tanti viticoltori e ai numerosi vigneti sorte nelle isole della laguna e nei giardini tropicali della città e a quelli che impegnavano i monaci a produrre vino per loro comunità. Dentro questa memoria della vite, del vino, non è difficile cogliere il messaggio della parabola della vite e dei tralci. La fede in Gesù, il legame con Lui, non imprigiona la nostra libertà, ma al contrario il legame con Gesù ci apre ad accogliere la linfa dell'amore di Dio, il quale moltiplica la nostra gioia. Si prende cura di noi con la premura di un bravo vignaiolo e fa nascere germogli anche quando il terreno della nostra vita diventa arido. E tante volte il nostro cuore diventa arido. Ma la metafora uscita dal cuore di Gesù può essere letta anche pensando a questa città costruita sulle acque e riconosciuta per questa sua unicità come uno dei luoghi più suggestivi al mondo. Venezia è un tutt'uno con le acque su cui sorge e senza la cura e la salvaguardia di questo scenario naturale potrebbe perfino cessare di esistere. Così è pure la nostra vita. Anche noi, immersi da sempre nelle sorgenti dell'amore di Dio, siamo stati rigenerati nel battesimo, con l'acqua. Siamo rinati a vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo e inseriti in Cristo come i tralci nella vite. In noi scorre la linfa di questo amore di Dio, senza il quale diventiamo rami secchi che non portano frutto. Il beato Giovanni Paolo I, quando era patriarca di questa città, disse una volta che Gesù è venuto a portare agli uomini la vita eterna. E continuava: quella vita sta in Lui e da Lui passa ai Suoi discepoli, come la linfa sale dal tronco ai tralci della vite.
essa è un'acqua fresca che Egli dà, una fonte sempre zampillante. Fratelli e sorelle, questo è ciò che conta, rimanere nel Signore, dimorare in Lui. Pensiamo a questo un minuto, rimanere nel Signore, dimorare in Lui. E questo verbo rimanere non va interpretato come qualcosa di statico, come se volesse dirci stare fermi, parcheggiati nella passività. In realtà questo verbo rimanere ci invita a metterci in movimento, perché rimanere nel Signore significa crescere sempre. Rimanere nel Signore significa crescere in relazione con Lui, dialogare con Lui, accogliere la Sua parola, seguirlo sulla strada del Regno di Dio. Perciò si tratta di metterci in cammino dietro a Lui, rimanere nel Signore e camminare, e metterci in cammino dietro a Lui, lasciarsi provocare dal Suo Vangelo e diventare testimoni del Suo amore. È per questo che Gesù dice che rimane in Lui porta frutto, e non si tratta di un frutto qualsiasi. Il frutto dei tralci in cui scorre la linfa è l'uva, e dall'uva proviene il vino, che è un segno messianico per eccellenza. Gesù, infatti, il Messia inviato dal Padre, porta il vino dell'amore di Dio nel cuore dell'uomo e lo riempie di gioia, lo riempie di speranza. Cari fratelli e sorelle, questo è il frutto che siamo chiamati a portare nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nei luoghi che frequentiamo ogni giorno, nella nostra società, nel nostro lavoro. Se oggi guardiamo a questa città di Venezia, ammiriamo la sua incantevole bellezza, ma siamo anche preoccupati per le tante problematiche che la minacciano. I cambiamenti climatici che hanno un impatto sulle acque della laguna e sul territorio, la fragilità delle costruzioni dei beni culturali, ma anche quella delle persone, la difficoltà di creare un ambiente che sia a misura dell'uomo attraverso un'adeguata gestione del turismo, e inoltre tutto ciò che queste realtà rischiano di generare in termini di relazioni sociali sfilacciate, di individualismo e solitudine. E noi cristiani, che siamo tralci uniti alla vite vigna del Dio che ha cura dell'umanità e ha creato il mondo come un giardino perché noi possiamo fiorirvi e farlo fiorire, noi cristiani, come rispondiamo? Restando uniti a Cristo, potremo portare i frutti del Vangelo dentro la realtà che abitiamo, frutti di giustizia e di pace, frutti di solidarietà e di cura vicendevole, scelte di attenzione per la salvaguardia del patrimonio ambientale, ma anche di quello umano. Non dimentichiamo il patrimonio umano, la grande umanità nostra, quella che ha preso Dio per camminare con noi. Abbiamo bisogno che le nostre comunità cristiane, i nostri quartieri, le città diventino luoghi ospitali, accoglienti, inclusivi. E Venezia, che da sempre è luogo di incontro e di scambio culturale, è chiamata ad essere segno di bellezza accessibile a tutti, a partire dalle ultime, segno di fraternità e di cura per la casta comune. Venezia, terra che fa fratelli. Grazie.
E ora un momento di silenzio dopo l'omelia per la riflessione personale. In piazza San Marco sono presenti per la messa del Papa che stiamo seguendo in diretta sulla Radio Vaticana oltre 10.000 persone. Ricordiamo che al termine della messa il Papa guiderà la recita del Regina Coeli, ci sarà il saluto di ringraziamento del Patriarca di Venezia e il Papa entrerà in forma privata nella Basilica di San Marco per venerare le reliquie del Santo, per poi far ritorno in elicottero a Roma. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale, concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, dal Padre, origine di ogni dono perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici. Primo tra tutti la grazia della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniarla con la coerenza della vita. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Custodisci, saldi nella fede il Papa, i vescovi e i sacerdoti. Siano sempre coraggiosi nell'annuncio della verità e gioiosi nell'esercizio del loro ministero. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Raggiungi con la luce dello Spirito i governanti delle nazioni, siano liberi da interessi egoistici e promuovano sempre la dignità di ogni persona. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Sostieni con la tua grazia i cristiani perseguitati, siano forti nella tribolazione e il loro sacrificio ravvivi in noi la gioia di appartenere a Gesù. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Apri la mente di tutti i giovani del mondo all'ascolto della tua parola. Siano pronti a compiere la tua volontà e a fare della loro vita un dono d'amore ai fratelli. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore.
ispira opere di giustizia e di carità in tutti gli artisti. Siano testimoni del tuo amore e la loro creatività ti renda gloria davanti agli uomini. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Signore, che ci hai creati e redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e carità. Il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Con il canto dell'offertorio Jubilate Deo, alcuni fedeli stanno portando al Papa tra poco le offerte per il sacrificio. Inizia così la parte della liturgia eucaristica in questa celebrazione che stiamo seguendo e che conclude la visita del Papa a Venezia. E mentre si sta concludendo la processione di alcuni fedeli che hanno portato le offerte al Papa, ricordiamo brevemente quanto ha detto il Papa nell'omelia: Venezia sia simbolo di inclusione e cura del creato.
Tra i celebranti della messa in piazza San Marco, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore conceda alle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il beneficio di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto la tua verità, di testimoniarla con degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In Lui morto e redenta la nostra morte, in Lui risorto, tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Marco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il mio fratello Francesco, vescovo di questa Chiesa di Venezia, e me indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi,
e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Miserere
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ed iniziano ora i canti che accompagnano la comunione. Diversi sacerdoti sono scesi e si sono distribuiti nella piazza di San Marco, che in questo momento viene inquadrata dalle immagini, per distribuire la comunione. Sono presenti oltre 10.000 persone che stanno seguendo la messa del Papa in piazza San Marco, Santa Messa che concluderà tra poco la visita del Papa a Venezia. Noi torniamo brevemente a ripercorrere quanto ha detto il Papa nell'omelia della Messa. Se oggi guardiamo, ha ricordato il Papa, a questa città di Venezia, ammiriamo la sua bellezza, ma siamo anche preoccupati per i tanti problemi che la minacciano. E ancora il Papa ha elencato nell'omelia i problemi che affliggono Venezia, i cambiamenti climatici che hanno un impatto sulle acque della laguna e sul territorio, la fragilità delle costruzioni, la fragilità dei beni culturali, ma anche la fragilità delle persone. La difficoltà, ha sottolineato Papa Francesco, di creare un ambiente a misura d'uomo attraverso una gestione adeguata del turismo. E inoltre tutto ciò che queste realtà rischiano di generare in termini di relazioni sociali sfilacciate, di solitudine e anche di individualismo. Il Papa a questo punto nella omelia ha chiamato in causa i cristiani. Noi, ha detto, che siamo tralci uniti alla vite, vigna del Dio che ha cura dell'umanità e ha creato il mondo come un giardino, perché noi possiamo fiorire e farlo fiorire come rispondiamo, ha detto il Papa, a questa realtà. Restando uniti a Cristo potremmo portare i frutti del Vangelo dentro la realtà che abbiamo, frutti di giustizia e di pace, di solidarietà e di cura vicendevole. Sono scelte, ha ricordato ancora in un passaggio dell'omelia Papa Francesco, di attenzione per la salvaguardia del patrimonio ambientale, ma anche di quello umano. Abbiamo bisogno che le nostre comunità cristiane, i nostri quartieri, le città diventino luoghi ospitali, accoglienti e inclusivi, e Venezia, che da sempre è luogo di incontro e di scambio culturale, ha detto il Papa, è chiamata ad essere segno di bellezza accessibile a tutti a partire dagli ultimi, segno di fraternità e di cura per la nostra casa comune, Venezia che affratella.
Una delle caratteristiche della visita di Papa Francesco a Venezia è stata la visita alla Biennale di Venezia. Papa Francesco è stato il primo Papa a varcare la soglia della Biennale e ha visitato poco fa l'esposizione internazionale d'arte che è giunta quest'anno alla 60ª edizione. Ricordiamo come fu Paolo VI che aprì la Chiesa all'arte contemporanea con un discorso divenuto poi storico. Era il maggio del 1964 in Cappella Sistina, dove Paolo VI celebrò la prima messa degli artisti. E oggi Papa Francesco è anche il primo Papa che è andato dagli artisti e ha visitato un padiglione della Biennale di Venezia che, ricordiamo, compie 60 anni di vita. Una curiosità che ci arriva dalle cronache veneziane: abbiamo ricordato come in piazza San Marco ci siano al momento 10.000 persone per la messa che sta presiedendo il Papa con il celebrante, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Ebbene, i turisti per questa messa sono rimasti fuori dalla piazza San Marco e lo resteranno per alcune ore fino al termine della messa. Sono presenti molti pellegrini che anch'essi però hanno pagato il ticket per l'ingresso alla città di 5 euro, ticket di ingresso a Venezia che il Comune di Venezia ha introdotto da pochi giorni. Si sta ancora distribuendo la comunione in piazza San Marco, ancora qualche istante, è un momento questo di raccoglimento dopo la comunione. Un'altra curiosità di questa visita del Papa a Venezia è il simbolo della forcola, che è il simbolo poi della gondola e della città di Venezia, che è stata donata al Papa dai giovani che il Papa ha incontrato prima della messa alla Basilica della Salute, proprio davanti a piazza San Marco. È una scultura in legno, stiamo parlando della forcola, ed è lo scalmo sul quale fa perno il remo per vogare sulle gondole e in genere sulle barche a Venezia. La forcola, che è stata regalata dai giovani al Papa, è stata realizzata da un maestro d'ascia, un regalo che per Venezia ha anche un valore simbolico. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli regna nei secoli dei secoli. Ora il Patriarca di Venezia rivolgerà un indirizzo di saluto al Papa. Santo Padre,
caro Papa Francesco, la parola che insieme le diciamo ad una sola voce con tutto il cuore è grazie. Una città, una chiesa, un popolo vivono momenti ordinari e straordinari. Oggi abbiamo vissuto una giornata indimenticabile. Grazie per questa giornata tanto attesa e oggi vissuta con grande semplicità e gioia. In lei abbiamo sentito il Padre e la guida. Gli incontri con le ospiti del carcere femminile della Giudecca e gli artisti al padiglione allestito dal Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione nella chiesa Santa Maria Maddalena delle Convertite, il momento festoso e un po' rumoroso con i giovani alla salute, la celebrazione eucaristica in questa piazza che è il cuore e l'omaggio all'Evangelista Marco rimarranno vivi in noi. Grazie. Gli abitanti di Venezia e delle terre del nord-est, rappresentate qui dai vescovi, sono persone laboriose, oneste, generose. In passato hanno vissuto sulla loro pelle e quindi sanno bene cosa voglia dire lasciare la propria terra e emigrare. Sì, conoscono bene il dramma che oggi molti vivono. Venezia, come lei ci ha ricordato, è città bella, fragile, unica e da sempre ponte fra l'Oriente e l'Occidente, è crocevia e vuole essere anche oggi crocevia di popoli, culture differenti, fedi differenti. Per questo a Venezia i grandi temi delle sue encicliche Fratelli Tutti e Laudato Si trovano un puntuale riscontro: il rispetto e la cura del creato e delle persone, iniziando dal bene sommo della vita, che sempre va rispettata e amata, soprattutto quando è fragile e chiede d'essere accolta. Come segno concreto e duraturo di questa sua visita, la Chiesa di Venezia intende mettere a disposizione di soggetti fragili, in particolare donne che cercano il reinserimento sociale, 8 mini alloggi. Si tratta di spazi ristrutturati nella Casa della Carità, ex convento delle Moneghette, intitolato a San Giuseppe e situato nel centro storico di Venezia. Infine, Santo Padre, ancora grazie per la parola pace che instancabilmente risuona sulle sue labbra, sempre e in ogni circostanza. Grazie, continui ad aiutarci in questa strada difficile ma importante. È oggi presente in questa piazza l'icona della Madonna della Salute, che è chiamata Mesopanditissa, cioè mediatrice di pace, perché dinanzi ad essa, nel 1264, si pose fine alla guerra durata più di mezzo secolo tra Venezia e Candia. Caro Papa Francesco, la Madonna della Salute l'accompagni sempre e noi con affetto le rivolgiamo il saluto tutto veneziano. Viva San Marco, viva Venezia!
Così il patriarca Francesco Moraglia con il saluto a Papa Francesco. Ora il patriarca e il Papa si stanno salutando, c'è uno scambio di doni. Il Papa ha donato un calice all'arcidiocesi, al patriarcato di Venezia, che il patriarca Moraglia sta mostrando ai fedeli presenti. Ed ora il Cari momento fratelli e sorelle, del Regina Coeli. Prima di concludere la nostra celebrazione, desidero salutare tutti voi che avete partecipato. Ringrazio di cuore il patriarca Francesco Moraglia e con lui i collaboratori e i volontari. Sono grato alle autorità civili e alle forze dell'ordine che hanno facilitato lo svolgimento di questa visita. Grazie a tutti. Anche da qui, come ogni domenica, vogliamo invocare l'intercessione della Vergine Maria per le tante situazioni di sofferenza nel mondo. Penso ad Haiti, dove è in vigore lo stato d'emergenza e la popolazione è disperata per il collasso del sistema sanitario, la scarsità di cibo e le violenze che spingono alla fuga. Affidiamo al Signore i lavori e le decisioni del nuovo Consiglio presidenziale di transizione, insediatosi giovedì scorso a Port-au-Prince, affinché con il rinnovato sostegno della comunità internazionale possa condurre il Paese a raggiungere la pace e la stabilità che tanto hanno bisogno. Penso alla martoriata Ucraina, alla Palestina, a Israele, ai Rohingya e tante popolazioni che soffrono a causa di guerre e violenze. Il Dio della pace illumini i cuori perché cresca in tutti la volontà di dialogo e di riconciliazione. Cari fratelli e sorelle, grazie ancora per la vostra accoglienza. Grazie al Patriarca. Vi porto con me nella preghiera e anche a voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, perché questo lavoro non è facile. Deus, che per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesemus, opere eo genitricem Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper semper, in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et perpetua mercia Deus. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Missa est. Invito tutti a rimanere nel proprio settore, di non muoversi. Grazie. Termina così la celebrazione, la messa del Papa a Venezia. Il Papa dovrebbe entrare ora in forma privata nella Basilica di San Marco per venerare le reliquie di San Marco, del Santo. E poi, salito su una motovedetta, il Papa raggiungerà il piazzale interno della casa che ospita il carcere femminile della Giudecca, da dove si congederà dalle autorità religiose, dalle autorità civili, per ripartire in elicottero e rientrare a Roma e poi rientrare in Vaticano direttamente. Il canto che stiamo ascoltando è l'inno mariano che conclude la celebrazione Ave Maris Stella, un inno alla Madonna. Il Papa in questo momento si è fermato in preghiera davanti all'icona della Madonna della Salute, che ha ricordato anche nel suo saluto il patriarca Moraglia
E proprio in questo momento il Papa, terminato il momento di preghiera, saluta gli oltre 10.000 pellegrini, 10.000 fedeli che sono presenti in piazza San Marco. Il Papa si sta muovendo in carrozzina. In processione i diaconi, i sacerdoti che hanno partecipato alla celebrazione della messa stanno tornando in sacrestia attraversando piazza San Marco e dovremmo essere ormai in conclusione della cerimonia. Vediamo se sarà rispettato il programma e l'ingresso in forma privata del Papa in basilica che si trova esattamente davanti all'altare dal lato opposto della piazza San Marco. C'è un percorso centrale, un corridoio centrale che tra le due ali di pellegrini è stato lasciato libero. L'altare è stato posto nel lato più lontano dalla basilica che è visibile dall'altare da dove è stata celebrata la messa. Sullo sfondo dell'altare si vede la Basilica di San Marco. Ed è veramente tutto, amici ascoltatori, da piazza San Marco in Venezia. Abbiamo seguito la Santa Messa che ha concluso la visita del Papa, iniziata questa mattina alle 8:30 circa, qualche minuto prima a Venezia. Io ringrazio le emittenti che sono collegate con la Radio Vaticana, Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, In Blu Radio, Radio Colbe di Schio Vicenza, Radio Toscana di Firenze, Radio Nuova Trieste, Radio Condivisione Palermo, emittenti collegate a reti unificate con la Radio Vaticana per seguire il viaggio del Papa a Venezia. Da Luca Collodi è veramente tutto, grazie a Bruno Orti e Gianmarco Murroni in studio e per la parte tecnica qui a Roma, grazie anche ai tecnici di Vatican Media impegnati nella trasferta di Venezia. La linea torna alla regia.